Finalmente sono pronto a parlarvi di lui, il nuovissimo obiettivo di Viltrox 2712 della serie Pro per APS-C, subito dopo la sigla. Sono stato contattato prima di Natale da Viltrox per poter provare in anteprima questa lente e siccome ho già provato il 7512 mi sono detto perché no, testiamola, anche perché il 7512 mi è piaciuto veramente tantissimo. E ragazzi, lo spoiler è che questo assolutamente non è da meno. Faccio una premessa: se siete arrivati su questo video e non mi conoscete, sono Alessandro, un fotografo, chiaramente utilizzo full frame e quindi questa lente qui ho preferito utilizzarla su full frame al posto di APS-C. Ho anche un APS-C a mia disposizione per poter fare delle prove, però l'ho voluta utilizzare in full frame perché tutti i contesti in cui sono andato a utilizzarla erano in bassissime luci, erano di notte e quindi ho pensato bene di utilizzare la mia Sony A7 IV piuttosto che la ZV-10, più che altro per la messa a fuoco e per essere sicuro che le foto venissero come si deve. Quindi parliamo di una lente APS-C 27 mm che su full frame più o meno dovrebbe essere un 40 mm, quindi molto vicino a un 35 che adoro come lunghezza focale. E partiamo dalla costruzione. Tranne il paraluce che è in plastica, come anche del resto il tappo, tutto il corpo è in metallo ed è costruito decisamente benissimo. Abbiamo la ghiera dei diaframmi che grazie a questo tasto può essere decliccata, quindi diventa molto fluida, come anche molto fluida è la messa a fuoco manuale che si attiva da uno switch che c'è qui. Abbiamo da questa parte del corpo anche un bottone programmabile e qui dietro la baionetta è sempre in metallo con una bella guarnizione, quindi è un obiettivo tropicalizzato e come vedete c'è anche una Type-C per poter fare l'aggiornamento firmware molto facilmente. Per quanto riguarda i filtri, il diametro di questo obiettivo è 67 e chiaramente l'apertura massima è f1.2. Quindi veramente molto aperto. Se mi conoscete sapete che scatto a tutta apertura, quindi questo obiettivo qui l'ho utilizzato solo ed esclusivamente ad f1.2 e non ho avuto nessun tipo di problema, né sulla messa a fuoco, sulla modella, né per quanto riguarda aberrazioni cromatiche o quant'altro. È una lente assolutamente pro e per farvi un confronto non vedo nessuna differenza tra questa lente qui e per esempio il mio Sigma-Art 3514. A livello di nitidezza infatti è praticamente alla pari, a livello di messa a fuoco è alla pari. Chiaramente questa è una lente per APS-C, quella è una lente per full frame, quindi sono due cose diverse, però per il risultato finale che io ho, quindi per il file che poi devo andare a lavorare, vi dico la verità, non vedo nessuna differenza. E faccio lo stesso discorso che ho fatto per quanto riguarda il 7512, se utilizzassi APS-C sinceramente queste potrebbero tranquillamente essere le mie lenti preferite o comunque le lenti che andrei a utilizzare tutti i giorni. Utilizzando full frame questo non sarà, però avere una lente così piccola, così leggera e così compatta 1.2 è veramente tantissima roba. Siccome mi è arrivato in anteprima, vale lo stesso discorso che ho fatto per il 7512, su Lightroom non ho la gestione del profilo di questa lente, quindi le foto che vedrete sono state editate sì, ma non ho potuto utilizzare un profilo esatto per questa lente qui. Come vedete l'ho utilizzata dapprima in un set, anzi su vari set con Aneta al White Rabbit. Il White Rabbit è un posto pazzesco che sta a Roma, è ok, ma è molto buio. Quindi gli ISO variavano da 1000 a 1600, l'apertura come vi dicevo era sempre tutto aperto, quindi a f1.2. E come state vedendo le foto sono veramente pazzesche. Chiaramente sono un po' croppate rispetto a quelle che faccio normalmente perché questa è una lente APS-C su una macchina full frame, però per il risultato finale che poi deve andare solo ed esclusivamente su Instagram secondo me non ci sono differenze, ovvero se avessi utilizzato il 35 Sigma-Art sarebbero venute le stesse foto ma un po' più grandi. Tutto lì. Ho fatto anche altri due set con Asia in esterna di notte, era in realtà pomeriggio ma era dopo le 5 quindi era completamente buio, appositamente per vedere il bokeh che poteva andare a tirare fuori questa lente, aberrazioni cromatiche se ci fossero state o meno e quant'altro.
Anche qui ragazzi mi sono trovato veramente da Dio. Le immagini che state vedendo sono appunto di questo set a Piazza della Repubblica. Sono andato ad utilizzare delle luci totalmente diverse dal solito, quindi come vedete ho una barra LED in mano, ma il risultato fotografico è quello che state vedendo proprio in questo momento. Quindi sono venute delle foto assolutamente top, non ho avuto nessun tipo di problema in post produzione, la nitidezza è proprio quella a cui sono abituato io e non posso dire nient'altro che questa lente mi ha veramente stupito. E calcolate che, come vi dicevo, su Lightroom non c'è ancora il profilo per questa lente qui, quindi in alcuni casi dove vedete le colonne eccetera eccetera ho dovuto un po' mettere a posto io a mano, però una volta che uscirà il profilo per questa lente non ci sarà nessun tipo di problema. Secondo set sempre con Asia, sempre in esterna davanti al Teatro dell'Opera di Roma con un vestito rosso. È stata una roba veramente fatta in un secondo perché c'era la prima del teatro, noi non lo sapevamo, siamo andati lì e c'era pieno di gente, carabinieri, cose eccetera eccetera, quindi non potevamo mettere stativi a terra, proprio dovevamo fare al volo e così è stato. La luce è estremamente dura, abbiamo utilizzato infatti anche un faretto da 60 watt, sì, ma senza softbox, senza niente, puntato così su Asia, non potevamo fare assolutamente in maniera diversa e come vedete il risultato è venuto comunque molto molto interessante anche in questo caso. Ho fatto delle clip anche con questa lente per vedere se la messa a fuoco fosse a posto, se i colori eccetera eccetera, nella parte video intendo, fosse tutto ok, e assolutamente sì, non ho avuto nessun tipo di problema neanche qui. Quindi voglio già tirare le somme di questo obiettivo, magari in futuro vi porto qualche altro contenuto, ma siamo sotto le feste quindi capite bene che in questo momento è un po' difficile. Come difetti ragazzi praticamente non ci sono, però vi voglio dire due cose. Il primo è il paraluce, che fa la stessa cosa che fa sul 7512, non essendoci infatti un meccanismo di sblocco. Quando voi volete andare a togliere la lente, la prima cosa che toccate è il paraluce e la prima cosa che girate è proprio il paraluce e vi rimane in mano un paraluce. Quindi questa è l'unica cosa a cui dovete stare attenti, dovete prendere la lente e non solo il paraluce. Come seconda cosa abbiamo la ghiera dei diaframmi che non è bloccata, quindi non c'è anche qui un sistema che vada a bloccare la ghiera, e se andate per sbaglio a toccarla chiaramente andrete a muovere poi i diaframmi. Quindi unica cosa, occhio a queste due cose che vi ho detto, ma nessuna delle due per quanto mi riguarda è un difetto. E adesso dobbiamo parlare di prezzi. In questo momento non è presente su Amazon ed è presente veramente su pochissimi store, chiaramente su Viltrox lo trovate, ma questo perché è proprio appena uscito. È una lente che dovrebbe stare intorno ai 560-600 euro, diciamo poco meno di 600 euro dovrebbe essere il prezzo di questa lente, che ragazzi è veramente tantissima roba, quindi ecco perché vi dicevo che il difetto del paraluce e della ghiera non sono grandi difetti, perché questa lente costa veramente pochissimo per quello che vi dà. È una lente assolutamente professionale che se andate ad utilizzare su APS-C vi regalerà degli scatti o dei video veramente pazzeschi. Viltrox sta facendo un ottimo lavoro anche su queste lenti pro, ad esempio io lì davanti alla 7.4 ho il 20-2.8 di Viltrox, che non è una lente pro, però la qualità d'immagine la state vedendo, e effettivamente mi hanno veramente stupito queste lenti. Non pensavo che con una cifra così bassa si riuscisse a creare un obiettivo così performante. Ok, penso di avervi detto tutto su questo nuovo obiettivo di casa Viltrox. Il 2712 mi ha veramente stupito, come del resto mi aveva stupito il suo fratello maggiore 7512. Se avete qualche domanda o qualche curiosità, mi raccomando, scrivetemela qui sotto nei commenti, mettete un bel like al video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!